Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i gemelli e le tendenze energetiche disponibili per i prossimi giorni. Ok ragazzi, abbiamo il Papa e il Carro. Potrebbe esserci qualche tipo di accordo, di contratto o di guida in questo periodo che con la carta del Papa non necessariamente deve essere un umano, può essere un libro, può essere un qualche cosa che vi aiuterà a comprendere, ma soprattutto con la carta del carro vi aiuterà a scegliere, a prendere una direzione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io vi ricordo che le letture sono per un gruppo, ragazzi, vanno bene per Sole, Ascendente e Segno Lunare e per chi volesse una consulenza personalizzata o iniziare un percorso di crescita con me, mi può contattare via mail. Sotto nella descrizione trovate anche il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con una regina di bastoni, un 5 di pentacoli, abbiamo il mondo, il giudizio, un asso di bastoni, nove di spade e 10 di spade. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, io vi dirò qual è il movimento energetico più importante di questo periodo. Tenete presente che dovete un po' adattare la lettura alla vostra realtà, ok? Potete anche incastrare questa lettura con le previsioni della prima metà di maggio che sono già online. Partiamo dalla regina di bastoni. Quattro di denari e regina di denari. Potrebbe esserci un tema con la materialità, con il denaro. Materialità potrebbe anche essere un'abitudine che avete nel quotidiano, eh? Potrebbe essere l'abitudine, per esempio, di mangiare male o di sforare fuori dai pasti. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. Abbiamo il sole e il mago. Scusate un attimo. Eccomi, mi ero accorta che avevo delle carte al contrario nel mazzo. Allora, sole e mago al contrario. C'è qualche cosa che non vedete chiaro, secondo me, che non sapete come direzionare, giustamente un po' per quello che vi ho detto all'inizio della lettura. Vi dirò che potrebbe essere come una questione con un amico, un'amica. Sento che per qualcuno potrebbe anche far riferimento alla perdita di fiducia che avete nei confronti di qualcuno. Andiamo a vedere il mondo. C'è un tema, secondo me, dove siete stati delusi da una persona e non riuscite a capire il perché, non riuscite a darvi una spiegazione, non riuscite a veder chiara la situazione. E questo effettivamente con questo mago al contrario potrebbe darvi come qualche dubbio su come procedere, su come maneggiare la situazione. Abbiamo un 3 di bastoni e un cavaliere di bastoni. Sento che qualcuno ha come voglia di togliersi questo peso da dosso, togliersi questo... Allora, potrebbe essere un progetto, potrebbe essere una casa, magari siete legati con una sorella, un fratello,
c'è qualche cosa lì che si è incrinato un po', un comportamento poco chiaro e sento che molti avrebbero come voglia di chiudere questa situazione. Più che altro con questa carta del Papa sento che c'è voglia di trovare un punto medio, un accordo, un significato archetipico del Papa è proprio il mediatore. Andiamo a vedere il giudizio. 10 di spade e 10 di bastoni, qui avete anche il 10 di spade, c'è proprio voglia di chiudere, di lasciarsi un capitolo indietro, di togliersi delle responsabilità, soprattutto se avete dovuto fare da badanti o da babysitter a questa persona, non importa l'età. Torno un attimo indietro, datemi una carta per il 4 di pentacoli. Asso di spade e fante di bastoni. Potrebbe esserci anche qualche tema con dei nipoti, con dei figli. E qui sento che con questi due 10 che c'è come bisogno di mettere un punto finale per ricominciare. In effetti, sia la carta del giudizio è una carta di rinascita, di un nuovo inizio, e il 10 di spade anche, e poi qui c'è questo 9 di bastoni che ha bisogno come di delimitare un confine, una zona sicura. Quindi è come rilasciare quello che ha fatto soffrire e costruire una base sicura, guardando con la carta del giudizio da un punto di vista più ampio, cosa che probabilmente, diciamo, nei primi giorni dopo la lettura non riuscirete a fare perché avete questo sole al contrario. C'è come qualche tipo di manipolazione, magari anche qui con la carta. Datemi una carta per il mago. È un non voler accettare qualcosa, il non voler fare qualcosa, non voler fare un determinato passo probabilmente, perché avete bisogno come di prima fissare la vostra zona sicura per poi fare questo passo in modo di togliervi queste responsabilità o di chiudere questo capitolo. Però il passo secondo me andrete a farlo. Andiamo a vedere questo asso di bastoni. 2 di coppe. E Stella, c'è voglia di trovare un punto medio tra voi e questa persona e secondo me farete questo passo in avanti per incontrarvi a metà strada o magari proprio solo per incontrarvi con questa persona. Sento che avete come ancora la speranza di risistemare le cose, di trovare un equilibrio, un punto medio, come vi dicevo prima. C'è come un movimento con questo asso di bastoni in avanti per riuscire a risolvere quello che qui può essere stato un momento di dubbio, se vogliamo. Andiamo a vedere il 9 di spade. Mondo e 10 di coppe. Allora, sento che per qualcuno potrebbe anche fare riferimento a una casa di infanzia che ha bisogno di o essere ristrutturata o essere venduta, c'è come un cambio, potrebbero esserci dei contratti di compravendita, ma può anche essere che qualcuno di voi o non abbia voglia di trasferirsi o non abbia voglia di staccarsi da questo ricordo. C'è anche un tema con la distanza, a quanto pare, perché ci sono due carte del mondo. Sento che è come se si dovesse lasciare per qualcuno un gruppo alle spalle, un gruppo collaborativo, potrebbe essere un gruppo familiare, un gruppo di amicizie. E per qualcuno vi dirò che potrebbe essere una questione legata al mi devo allontanare per lavorare al fine di far mangiare la famiglia, insomma. C'è comunque un movimento in avanti, ragazzi, come se prendeste una decisione per cambiare qualche cosa, per concludere un ciclo. Qui avete il giudizio, c'è un momento di rinascita.
Andiamo a vedere il 10 di spade, perché qui il 10 di spade in realtà è una bella carta, perché è una carta che ci parla della chiusura della sofferenza, ormai è come se fosse arrivata la fine di quel periodo, si riesce a concludere quella tappa, quel risultato. Regina di bastoni che avevate già qui, è come se vi trasformaste in questo periodo, 9 di spade e 8 di pentacoli. È come se vi trasformaste di nuovo in quello che eravate, ma migliori. È come se acquisiste dei punti in più, dei... delle... Sì, per qualcuno sono responsabilità in più, ragazzi. Ci sono di mezzo dei figli, delle responsabilità da prendersi qua, ed è come se avessi bisogno di trovare un punto medio, o tra voi i figli, per esempio, o tra voi e questo familiare con il quale potrebbe esserci il tema di una casa, di un immobile da ristrutturare piuttosto che da vendere, però sento che avrete tutte le buone intenzioni per andare incontro all'altra persona e secondo me ce la farete. Cioè, nel senso, è come se fosse l'inizio di una trattativa qui, l'inizio di un rimescoliamo le carte. Però sento anche che sarete voi a fare il primo passo e vi riporterà un po' a riprendere questo potere personale della regina di bastoni che all'inizio era capovolta. È vero che potrebbero ancora esserci dei pensieri collegati al 9 di spade che avete due volte, avete paura di magari allontanarvi e che non vada come voi avevate pensato. Sento che c'è come qualche cosa di nuovo che prende forma e automaticamente state chiudendo un vecchio capitolo. Si tratta di prendere la decisione, di fare un'azione con intenzione, di metterci la passione in questo desiderio. Se è un progetto che è un po' che avete in testa, nonostante ci sia magari una carenza materiale iniziale per cui non si possono fare grandi cose, però si tratta di iniziare a muoversi. Con questo re di spade sento che potrebbe essere necessario, uno, affidarsi a qualche legale o a qualche persona, diciamo così, per dirla un po' simpaticamente, studiata, che possa aiutarvi nella materia che vi serve per portare avanti questo progetto. Potrebbe essere una persona che ne sa già di intelligenza artificiale, piuttosto che un avvocato, piuttosto che, dipendendo dal tipo di progetto o di situazione che avete, ehm, un contabile. C'è comunque la possibilità di appoggiarsi a qualcuno e qui effettivamente vi avevo già detto all'inizio che potrebbe arrivare come un mentore, un maestro, qualcuno che vi guida e poi c'è come una risalita, la fine di un periodo un po' deludente, un po' sottotono per ricominciare con qualche cosa di nuovo, ma siete voi che dovete tirarvi sulle maniche, che dovete fare questa decisione, questa scelta di andare avanti. Andiamo a vedere un oracolo. Mm. Carta numero 45. È tempo di andare, è tempo di muoversi, è tempo di agire, è tempo di iniziare a lavorare. Vi ricordo che i bastoni sono l'elemento del lavoro nei tarocchi. È ora di mettersi all'opera fondamentalmente e di partire per questo nuovo viaggio, per questo nuovo desiderio, obiettivo o focus che avete. Andiamo a vedere una fatina. Questa fatina vi invita a farvi aiutare da altre persone. Qui in realtà parla del lavoro della luce, quindi parla anche di angeli, di entità, non solo di persone, però rendiamola un po' più terrena, è come se vi dicessero di farvi aiutare da altre persone perché il lavoro della luce, se fatto in tanti, è fatto più velocemente. Diciamo che le collaborazioni in questo caso vi possono aiutare a fare il lavoro più in fretta, a portare a compimento questo obiettivo più in fretta.
Se fosse una situazione, ragazzi, romantica, io credo che sarete voi ad avere la meglio su qualsiasi altra figura possa essere presente nella vostra relazione o storia d'amore. Se non fosse così, si tratta di trovare un punto medio con la vostra persona di interesse, trovare come degli accordi con questo due di coppe, o degli obiettivi comuni su cui lavorare. Mm? Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, la condivisione del video o la vostra iscrizione. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me o avere una consulenza personalizzata, mi può scrivere un'email. Sotto poi nella descrizione del video c'è anche il numero di telefono e il link alla pagina web. Per quello che riguarda la sezione degli abbonamenti, anche di quello trovate il link sotto nella descrizione del video, però volevo dirvi giusto un attimo che tutti i temi che vado a trattare in quella parte sono temi aggiuntivi al percorso di crescita personale che faccio nelle 10 sessioni. Quindi date un'occhiata ai titoli dei video perché lì trovate temi come la metafisica, la metamedicina, si parla di Kundalini, di alto e basso astrale, di come si vede nell'etere, di trascendere l'ego. Insomma, sono tanti temi che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale che sto comunque condensando piano piano e sto mettendo a disposizione per aiutare anche voi nel vostro percorso di crescita. Tenete presente che sono 4 playlist, sono numerate e andrebbero viste in ordine cronologico di numero, proprio perché il tutto è stato studiato come se fosse una formazione. Bene, detto questo ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!